Salve, eccoci tornati. Tra meno di un'ora sarò a Bruxelles. Sono arrivato a Bruxelles. Questa è la mia terza volta in Belgio. Finora ho visitato Bruxelles. Ho fatto anche un video, c'è il link in alto a destra. Poi sono stato a Ghent, anche in quel caso lì ho fatto un video in alto a destra, così potete guardarlo. Mi mancano solo un sacco di posti da vedere in Belgio, come Bruges per esempio, e Anversa, che è il porto più grande del Belgio. Pensate che a Anversa arriva un bordello di merce. Insieme a Rotterdam, Amburgo è tra i porti più grandi d'Europa. In attesa che arrivi anche Andrea, che si trova a Ghent, adesso sta rientrando a Bruxelles. Guardate che bella la stazione. Interrail? Nice, thank you. Un sacco di gente che fa l'Interrail. Quello lì tra l'altro è un gruppo consistente, ovvero 5-6 persone. Sconsigliatissimo di viaggiare in grupponi da 5-6 persone perché 5-6 teste diverse è difficile mettere insieme. Ci vorrebbe un leader, un manager per mettere insieme gusti, preferenze diverse quando si affronta un viaggio del genere, si cambia città e si va da un posto all'altro. Raga, mi ha appena risposto, sono 18:36 a Bruxelles. Andrea, sono qui che ti aspetto. Ho trovato altri ragazzini che facevano l'Interrail. I ragazzi dovrebbero viaggiare di più in Europa e scoprire il mondo invece di chiudersi nelle camerette. Guardate quanti clochard che dormono qui per strada. Questa cosa la notai soprattutto quando vivevo in Olanda. Venni a Bruxelles un weekend e mi ricordo che fu una delle cose che notai all'improvviso il fatto che in Olanda non ci fossero clochard senza tetto e invece in Belgio ce n'erano veramente tanti. Carrefour Express. Cioè, vuoi camminare? Vuoi camminare? Vuoi camminare? Vuoi camminare? Eccoci qui, Carrefour Express. Non vi faccio vedere i prezzi di tutti i prodotti che sono qui, perché questo qui è un Carrefour Express, quindi i prezzi sono esagerati. E questi sono i supermercati aperti 24 ore. Però la prima cosa che noto, la pasta a barile a 2,29 € e la DC 4,49 €. Impressionante quanti italiani ci sono a Bruxelles. 13,75 il six pack di birra Lef. Eccolo qui ragazzi. Passa Dio. Ciao. Andrea, come va? Bene, te? Cos'è quel regalo lì? Una piccola delizia belga da farti assaggiare per Per me? l'occasione. Sì. Ah, grazie. Dove andiamo? Andiamo a casa. Vedete la tecnologia che hanno installato in questo autobus a Bruxelles. Qui o fai il biglietto o validi la tua carta o il biglietto. Ma una sua Fizz. Vabbè, dopo facciamo il tour. Andrea, che cerchi? Come potete vedere il costo della vita è molto più alto. Sì, effettivamente qui è molto più alto, il 3,99 Sì, Dicevi questo qui è uno dei supermercati più costosi in assoluto? Sì, allora qui ti fai un'idea sbagliata dei prezzi, non è, cioè, non pensate che questo sia il costo della vita. Allora io per rapporto qualità-prezzo vado al Lidl, altrimenti c'è il Carrefour che però anche lì è costoso. Ci sarà forse un po' di casino, ma Questa è la tua camera? Sì. Wow! E la vista è bellissima. Wow! C'est incroyable, frère! Wow! Sì. Wow! No, ma la doccia è gigante! Sì, bene, vero. E quanto paghi al mese? Quando sono arrivato era 650, adesso con l'inflazione è 683. Tutte le spese incluse? Sì, tutto incluso. Qui giù c'è la lavatrice, l'asciugatrice e varie porte per questo. Questa roba mia. Ah, non male. Ti ho detto Lavatrice, che- asciugatrice, ok. Ah, e poi quelli lì non li paga perché li paga il padrone di casa. Qui invece hai
Ah, avete come ripostio per le valigie. Questo è il patio, qui facciamo e ogni tanto grigliate, cose simili. Cucina. Bellissima la cucina. E c'è una stanza che è inutile, non si sa cosa serva. Bruxelles è una bella città internazionale, quindi se sei straniero e vuoi vivere in un posto che ha tutti i comfort però non è hectic come Londra, Parigi, allora questo è un ottimo posto per vivere come professionista. Senti un sacco di lingue, un sacco di diversità e questa cosa è bellissima. La burocrazia te la puoi sbrigare in inglese e la gente è molto molto ospitale. E una delle cose che odio di più del Belgio è che tutto chiude prestissimo. Alle 6 solitamente i supermercati chiudono tranne in determinati giorni, la domenica sono chiusi, quindi questa cosa qui è brutta se lavori e poi puoi andare dopo il lavoro a fare shopping o qualsiasi cosa. Città dinamica e la consiglio a chi vuole fare carriera, ci sono molte opportunità. Come a Milano quindi. Il costo della vita è più basso rispetto a Milano, gli stipendi sono più alti di Milano. Lo stipendio base in media qui a Bruxelles è di 2200, poi beh, chiaro dipende da quello che fai eccetera, però si cresce molto velocemente. È una città in realtà, da quello che ho potuto vedere, dove la gente viene, fa carriera e poi se ne vanno in una città dove la gente pensa di rimanere, però a me piace molto per adesso, quindi non vedo perché non possa restarci. Accendi, dai. Adesso ci prepariamo per benino. Vi portiamo a esplorare uno dei posti più belli di Bruxelles, la Grand Place. Ragazzi, qui sono poverissimi in Belgio. Lui dovrebbe essere vicino di casa di Andrea e stanno andando in centro anche loro. E il suo amico sta facendo anche lui un interrail. Tu passi la carta sul tornello e il tornello si apre, non è necessario fare il biglietto. Tuttavia il prezzo del biglietto è piuttosto costoso, ovvero 2,60 €. Insomma è la mia Ferrari di Bruxelles. C'è questo locale che si chiama Delirium, che sono diversi piani. Liège. Tu vas te marier avec... Exactement. D'accord. T'es sûr? Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok, d'accord. Mi fermano per strada e dico tu sei Pierre. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, surtout c'est important, lâchez des likes, des j'aime et des commentaires. Et si vous aimez bien le contenu, s'abonnez à la chaîne. Exactement.